Aggiungo 150 g d'acqua e frullo per rendere il composto più liscio. Guardate che consistenza, super cremosa, e le patate, si sa, sono carboidrati. In questo modo riesco a farla insomma meno calorica, perché se avessi messo anche le patate più pane, doppio carboidrato, è meglio di no. Il segreto della mia vellutata di zucca bella corposa è proprio la cottura della zucca al forno, perché rimane bella asciutta e riusciamo ad ottenere un risultato favoloso. Padella calda, aggiungiamo un filo d'olio, del rosmarino tritato finemente, aggiungiamo il pane, un pizzico di sale e facciamo tostare. Scusate il rumore, ma ce l'ho la lavastoviglie accesa. Ho aggiunto giusto un altro pochino d'acqua perché era troppo densa per i miei gusti, però ovviamente la quantità d'acqua la scegliete voi. Guardate che meraviglia, ragazzi, questa cosa è comodissima, perché se congelate la purea di zucca, poi fate bollire l'acqua e buttate dentro i cubettini di purea di zucca congelata e in un attimo avrete la cena pronta. Aggiungo un pochino di semi di sesamo perché a me piace molto, crostini di pane come se non ci fosse un domani, fa anche rima, un po' di semi di zucca tostati al forno, è pazzesca, ragazzi. Provate a fare la vellutata con la zucca arrosto e vedrete che il sapore è tutta un'altra cosa. È un vero e proprio comfort food, almeno per me che adoro la zucca.